Ragazzi, buongiorno. Oggi partiamo sparati non in moto ma bensì in metropolitana. Ci troviamo a Santiago, seconda capitale in questo tour del Sud America dopo Montevideo. Vi porteremo con noi nel bel mezzo della metropolitana del quartiere Las Condes. Giornata spettacolare, come dico sempre, spettacolare. È un po' scesa la temperatura rispetto a ieri, si sta meglio. Ieri c'era un po' una cappa, oggi il cielo è più limpido, però la temperatura è un po' scesa. Ma dove stiamo andando? Stiamo andando in un posticino per il quale ringraziamo Valentino Mercurio dall'Italia, che lo salutiamo e lo abbracciamo forte, e vi portiamo con noi proprio in questo locale. Locale, cioè ristorante con tradizione italiana, il top. Ingresso metropolitana Los Domingos, linea rossa, la più vecchia. Fuerte aplauso al Orfeón Santa Rosa de las Condes, que hoy debuta con nosotros, es su bautizo, como escuché por ahí, y nos acompaña en esta tan importante ceremonia. Ora cerchiamo insieme come si prendono i biglietti. Si potrebbe fare anche una carta chiamata BIP, ma noi saremo pochi giorni, quindi prenderemo un biglietto con una corsa singola. Siamo nella quarta metropolitana più grande di tutte e due le Americhe. Entrati. Alla fine abbiamo fatto la carta BIP, il costo della carta è di circa 1,50 euro, può essere ricaricata, ne abbiamo fatta una per 2 persone. Dato che l'utilizzo che ne faremo è solo di un giorno e siamo stati consigliati dalla signora di farne una unica. Una curiosità sulla metropolitana: la prima volta che ci capita ci sono 3 fasce di prezzo. La fascia più costosa va dalle 8 della mattina alle 9,59 e dalle 6 di pomeriggio fino alle 8 di sera. La fascia intermedia dalle 10 alle 6 di sera e le 2 fasce con mass barato dall'apertura circa alle 6 della mattina fino alle 8 e dalle 8 di sera fino alla chiusura intorno alla mezzanotte. Dipende poi dai giorni della settimana. Se parliamo dal lunedì a venerdì, la metropolitana ha una fascia oraria maggiore, quindi un'apertura anticipata e una chiusura posticipata rispetto al sabato e alla domenica. Piccola curiosità: il progetto della metropolitana di Santiago venne fatto nel 44, vennero iniziati i lavori nel 69 e la metropolitana venne inaugurata nel 1975. Inaugurata solo questa linea che stiamo prendendo noi, cioè la linea 1, la linea rossa. Altra curiosità: questa linea è l'unica linea con l'aria condizionata, tutte le altre hanno un'aria forzata, poi le proveremo. Prossima estación, Los Leones, combinación con la línea 6. È la nuestra. Pero por ejemplo, era como... Primo impatto facilissima, efficienza massima, ma l'avevamo già letto che è una delle metropolitane più efficienti di tutte le Americhe, ma con un'ottima posizione rispetto a tutte le metropolitane del mondo. Poi vedi, queste cose sempre colpa di noi umani. Noi stiamo a Ca e dobbiamo scendere a Ñuñoa. Qua invece hanno le paratie vicino ai binari. Anche Sara si è destreggiata nella metropolitana, nonostante l'assenza del GPS. Nonostante la sua completa Confusione. confusione mentale. Siamo in ritardo. Indovinate di chi è la colpa? Intanto che aspettiamo altro aggiornamento, ci sono 6 linee della metropolitana attualmente qua a Santiago, ma in continua espansione. Bajamos, Ñuñoa. Ora combinazione con la linea 3, questa qua. Ragazzi, semplicissimo. Come dico sempre, se ce la facciamo noi, ce la può fare chiunque. Poi se ce la fa Sara la Tappi, andate tranquilli. Mi ero girato proprio per dire questo. Noi siamo a Ca e dobbiamo andare a Ca. Quindi direzione Castillo Velasco. Alla izquierda. Una curiosità interessante: tutte le passerelle sono sostenute da questi tiranti. Ultima fermata e siamo vicino al ristorante. Sarà la Tappi che consuma più della Tenerona. Manca pochissimo alla finestra di Manuel. Molto puntuale, ovviamente non c'è la puntualità del Giappone, ma lì è un altro mondo. Un terranetto, ragazzi. Ora salita, che non significa salita ma bensì uscita. Noi gli unici a fare le scale. Lato B, ricordatevi donne, lato B. Dopo tante ore in sella bisogna sempre pensare al lato B. Poi quando l'età sale tutto il resto scende. Che non è il nostro caso, però. No. Aria di libertà. Wow.
Ora 4 minuti lungo la via principale, sulla derecha. Vedo la scritta, forse ci siamo! In the beginning it was like Emanuele, crediamo. Lui dovrebbe essere Manuel. to each other, yes we È una riserva. Sì, a nome francese. Sì. room full of people, we lost our sight. We're only us and no others, only us. But as we dove in deep, the water turned cold. Yeah, we have different dreams, so we can never grow. Noi Manuel il titolare non lo conosciamo, ci siamo solo sentiti per WhatsApp, quindi come lo conosceremo noi, lo conoscerete anche voi in diretta. Se non erro dovrebbe essere questo ragazzo qua, perché io lo riconosco. Non ti sbagli, non No? sono qui i baffetti, già sono andati. Piacere. Salve. No, i baffetti sono andati dopo la pandemia, è un piacere. Come state? Benissimo, È grazie. Finita bello la vedervi pandemia. qua Sì, anche per noi è bellissimo. nella nostra piccola Italia in Santiago del Cile. Ma è un bellissimo locale. Sì, il locale, questa è una storia lunghissima, il locale ha quasi 10 anni già, all'inizio qua era un pezzo di terra dove c'erano solo spazzatura, cose, Io quando sono entrata qua ho visto questo pergolato e mi sono ricordato il pergolato della nonna calabrese, mi sono immaginato le pizze e tutto quanto e dopo 10 anni è diventato realtà. Questo è l'estro italiano. Qua c'è stato tanto estro, sì. Ma le piante già c'erano? O Qualcosa c'era, qualcosa ho fatto, quasi in continua evoluzione. Ti trovi sulla via principale, cioè questa è una via importante qua a Santiago. Sì, di questa zona. Santiago è una selva, si dice qua, è una giungla, è una città di 8 milioni di persone adesso. Del comune dove vi trovate? Del comune Ñuñoa, dove giusto? sono io, a Ñuñoa, c'è la piazza Ñuñoa che è il centro del comune, che è qua al lato. Voi non l'avete vista, non so se l'avete vista, è qua al lato. Siamo scesi dalla 50 metropolitana. metri, siete appena arrivati. Sì. E sono nella strada principale. No. All'inizio nemmeno Ñuñoa era un posto conosciuto per i locali e tutto quanto, quindi noi siamo stati uno dei primi, che adesso è diventato anche un centro boemio, un centro gastronomico cool, sì. Grande. E tra tutti i locali cool, la finestra nascosta che è il piccolo segreto, questo giardino in Santiago Ma del infatti Cile. quando siamo entrati tutto il corridoio, Sembrava- aspetti di vedere. Entri dentro ed è un mondo a parte. Ma poi anche Scappa dalla- la cucina a vista, la pizza è bellissima. tipico italiano, Eh. che scappa dal caos della città, capisci? Perché qua è una città dove, come New York, suonano, fanno casino, tutti quanti, c'è stress, Ma tu- invece qua sei uscito fuori dalla città e sei in Italia e sei in una campagna Tu calabrese. pensa, noi 100 giorni in Calabria. Patagonia in moto, arriviamo a Santiago dopo 100 giorni in Patagonia. Avete bisogno di una Cioè, pizza sì o sì? allora. Assolutamente. State Abbiamo, aftetati. avevamo bisogno di un po' di calabrisella, insomma, un po' di... Se si dice una No, cosa. calabrisella no, è la Ragazzi, ragazza. questo è il posto adatto. Bueno, nel centro della Calabria, ma siamo nel centro di Santiago. Ora ci gustiamo quello che Manuel ci consiglierà, ci lasciamo consigliare completamente. Aspettate, perché prima bisogna assaggiare, prima di dire se è un buon locale, con calma. Vediamo, io accetto la sfida, vediamo qua i critici se passiamo la prova dall'altra parte del mondo, se manteniamo una vera cucina La italiana. vera anima italiana. Grandissimo. Noi intanto ci siamo accomodati e abbiamo iniziato a parlare senza registrare, ma un attimo mi devo fermare perché qua c'è un aneddoto interessantissimo. La parola a Manuel. Io raccontavo la storia di come io qua alla finestra ristorante ho cominciato a lavorare, a fare cose, video in internet. No, c'è la cultura italiana che è differente dalla cultura cilena, anche le parole sono differenti, quindi sono successe delle cose e io queste cose ho cominciato a prenderle e metterle in internet facendo dei vlog simpatici con questa mia forma di parlare italiano, così e loro gli piace un sacco in spagnolo, che lo trovate poi, El Tano TV si chiama il canale. Bravissimi, segnatelo. Segnatelo. E allora gli spiegavo che cosa è successo. A differenza culturale, io orgoglioso aprivo il locale, qua c'è uno spazio verde, io che faccio da buon calabrese mi faccio il mio orticello e quindi orgogliosissimo che faccio il mio orticello con i miei peperoncini, con le cipolle di Tropea, con il pomodoro. E entravano i primi clienti un po' più sofisticati perché avevamo avuto una buona critica in un giornale sofisticato. Arriva questa gente ricca, sofisticata, vestita di bianco e mi fa io contento, orgoglioso, erano clienti, venga dietro che vi faccio vedere il mio orto organico, venga che vi faccio vedere l'orto, e loro tiravano indietro, ma perché mi tirano indietro? 1, 2, 3 e le signore si preoccupavano e fino a che il mio socio mi ha spiegato che significava qua la parola orto e chi se lo immaginava. In Cile l'orto, non so se si può dire in YouTube, però significa buco del culo, lo sfintere, quello è l'orto.
E quindi io convincevo la gente a vedere il mio orto organico e quindi scappavano tutti. Tutte queste aneddoti io che ho fatto di forma simpatica l'ho cominciato a parlare in internet per... Eppure nella cittadina di Manuel in Calabria, che è Marcellinara, c'era un negozio, la verduleria come lui ha detto, un frutta e verdura in Italia, che si chiamava L'Orto Felice. L'Orto Felice, le risate, quando io ho fatto una foto glielo faccio vedere, le risate, qua la gente che si moriva dalle risate. Quindi un piccolo aneddoto come altri 1000 che ce ne sono qua, come vedi, vai a firmare come si dice, l'assegno e mi dicono qua ti usano dire non fare la firma, disegnami una mosca. Così per dire fammi dibuca una moschito, disegnami una mosca, che io mi trovo alla banca e che ci vuole tempo, le ali, poi non è che disegno bene. E tutte queste cose facciano modo di dire per tutto, e quindi io tutte queste cose ne ho fatto un po' la potenza del personaggio italiano in Cile. Questo però dobbiamo dire che è innato un po' nel carattere italiano e un po' più insomma elaborato, è un po' più teatrale nel nostro Sud Italia. Questo bisogna ammetterlo e bisogna dare merito proprio al Sud Italia, perché sono attori sotto un cielo stellato, questo bisogna dire. Poi se vi interessano questi aneddoti ci facciamo un video pippone dedicato perché è super interessante. Nel frattempo parliamo di cose serie. Questa birra artigianale, Cile, ragazzi, se venite in Cile le birre sono buone, il vino è buonissimo, l'olio d'oliva è di alti livelli. Un italiano come che prima vino e olio dice noi siamo i migliori al mondo, fermi ragazzi, provate sta birra e ditemi voi, sono buonissime. E bisogna riconoscerlo, perché da quando siamo arrivati in Cile ogni birra che abbiamo assaggiato, anche un po' per provare, sì, siamo diventati alcolizzati. Io sono partita dall'Italia quasi astemia e mi sono rilassata, e ragazzi sono davvero ottime. Come si chiama questa birra? Torbaio, però è una marca della Kuzman, che è una delle birre che più vanno in voga qua. Diciamo solo che Manuel ha una storia lunga, però da buon italiano chi l'ha condotto qua è una bella bionda dai capelli lunghi. Sì, l'ho conosciuta, io vivevo a Londra, ero il tipico italiano che 10 anni fa, 15 anni fa me ne vado dall'Italia, governo ladro, qua non può essere. Sono andato in Australia, dall'Australia sono tornato, mi sono laureato, avevo pochi soldi, andiamo a Londra, migliore il mio inglese, la sterlina era potente, faccio i soldi e me ne vado in Australia e là apro una pizzeria. A Londra dopo un paio d'anni che mettevo soldi da parte vivevo in un ostello, lavoravo in un ostello di notte e nei ristoranti durante il giorno. Perché dillo che a Londra non è facile la vita. A Londra non è facile la vita, però se c'hai 2 lavori e ti piace dormire solo 5 ore a notte, metti da parte il capitale, che poi vieni in Cile e ti rendi conto che quel capitale non ci fai niente, devi trovare dei soci e devi convincerli che sei un grande impresario gastronomico, che non lo ero. Comunque ero un cameriere, no, però qua stiamo col migliore ristorante. Assolutamente. Questa è l'invenzione del Sud. Esattamente. Che alla Totò, capito? Io vedendo ristoranti in Sud America che non sapevo, però qua siamo col migliore ristorante. E questa è l'arte del Sud, però anche al Nord è successo così. Ci sono nomi di ex politici che hanno iniziato da quasi nulla e sono saliti. Subentro io, qua si parla di buona cucina, si parla anche del motivo per cui è venuto qua in Cile. Anche il motivo lo devo testare con i miei occhi, ora lo vedremo. Comunque la discussione va avanti, siamo passati dal cibo all'altro argomento che a noi italiani piace tantissimo. L'amore. Quando ero a Londra, che ti raccontavo che stavo emigrando per il mondo, vivevo a Londra perché volevo aprire una pizzeria in Australia, che avevo vissuto anche là. Trovo sta cilena, io ero un portinaio in un ostello. E c'è un ostello fantastico quando c'hai quasi 30 anni, sono tutti ragazzi di 20 anni e tu sei il sindaco là praticamente, no? E quindi mi divertivo un sacco, poi capiamoci. Tra spagnole, cubane. Però arriva la cilena. Tutte le bandiere. Arriva una cilena, questa era un po' più grande, aveva 28 anni, ho detto, oh, gambe alte, la vedo, io gli porto la borsa nella stanza, che non l'avevo mai fatto con nessuno, perché... e lei grazie, boom, mi chiude la porta in faccia, però non mi prende. Poi un giorno mi ricordo stavamo aspettando a Maria, che stava andando tutti al cinema, aspettavamo Maria aspettava sta amica era Natalia. E allora arriva Natalia, era quella cilena là, andiamo al cinema, andiamo alla metropolitana, cominciamo a parlare.
e ancora non abbiamo smesso di parlare. Sto in Cile, sono passati 10 anni, abbiamo un grande ristorante insieme, abbiamo 3 figli bellissimi, il più grande ha 6 anni, il più piccolo ce n'ha 2, nella metà ce n'ha 5 e siamo felici, tanto amore, tanta passione e qua stiamo. Questa è la storia che Manuel ha raccontato a tutti i cileni, perché lui è un personaggio qua, però noi la vogliamo raccontare agli italiani, ma c'è da dire un'altra cosa, che qui in Cile quello che rappresenta un italiano, che è famiglia, amore, è la bella vita, è la passione, è il cibo, è piacevole anche da conoscere qui in Cile come in tutto il mondo, è quello che ci veste dalla testa ai piedi, ed è la verità. Ragazzi, l'italiano in Cile fa figo. Tutto quello che è italiano è figo. Ma un po' tutto il mondo questa cosa. Beh, in Cile specialmente. Ragazzi o ragazze, se venite qua fate una strage, proprio la gente è italiano, che vogliono provarlo. E poi comunque se decidete di venire qui a Santiago, Manuel è disposto a farvi scuola, venite alla finestra, al suo locale, vedete come si comporta, vedete il suo orto, diciamolo piano. Vi prendete i peperoncini e imparate molto da lui, che ha molto da insegnare. Parlando, ci siamo dimenticati di farvi vedere il primo piatto. Carpaccio con grana padano. È un carpaccio marinato con del vino cileno, c'è della rucola, c'è il grana padano e c'è stata servita una focaccia con degli aromi, con erbe aromatiche, c'è il rosmarino che Manuel non riusciva più a tradurre, c'è il romero, come si dice in italiano, rosmarino, forse c'è anche una puntina di origano, forse aggiungo io un po' d'aglio. Ragazzi, vedete quello che manca? era tutto pieno, ma adesso finiamo anche questo. Sì, ma nei commenti scrivete chi l'ha mangiato. È facile la risposta. Ora però passiamo al pezzo forte. Pizza capricciosa, non vi dico l'odore che arriva, ma guardate veramente il pezzo forte. Pizza con tonno. Questo è il pezzo forte perché quando Little Big Italy è venuto qua a Santiago del Cile e ha messo in competizione i locali delle pizzerie, insomma, tra cui questa di Manuel, loro sono usciti vincitori proprio con questa pizza che ora andiamo a spiegarvi. Pizza bianca, cipolla rossa, che è un chiaro omaggio alle sue origini calabresi, e tonno, ma non è un tonno in scatola, è un tonno fresco, sono pezzettini di tonno con odori, insomma, erbe aromatiche. Lui se l'è inventata proprio perché un po' rappresentava l'Italia, tonno, cipolle, però ha voluto reinventarla e l'ha portata alla vittoria. Ragazzi, io ho la bava alla bocca. È inutile dirlo, è retorica, però il cibo italiano, quando fai una scelta di vita del genere, quindi lo senti proprio in prima persona, quello che effettivamente abbiamo in Italia come cibo, è difficile raccontarlo, difficile dirvi cosa proviamo ora con questi odori che salgono al basso. Io sarà che sono un maiale, lo sapete benissimo, ma il fatto che il cibo in Italia, oltre ad essere quello che sappiamo tutti, diventa proprio un momento di convivialità, che ci raccontava anche Manuel, non è così scontato. La cena per un cileno medio può essere sbrigata in pochissimo tempo, non allo stesso momento con la famiglia. Insomma, per noi il momento in cui ci mettiamo a tavola è un momento di puro godimento e di convivialità e condivisione con la famiglia, perché al centro c'è sempre il concetto della famiglia che detta legge. Può essere un fardello, visto sotto alcuni punti di vista, però ragazzi, la famiglia in sé educa e porta tutto questo con sé, porta la convivialità, porta la condivisione, porta il condividere dispiaceri e vittorie. E questa è una tradizione che spesso sottovalutiamo, ma che ha un'importanza cruciale nella vita di ogni italiano. Poi si prende il volo dalla famiglia, ma dalla famiglia si parte e dalla famiglia si torna. allora Sara parla, io tengo la camera. E intanto, gocciolina. Ve la faccio molto sintetica la cosa. A nascere in Italia abbiamo avuto come abbiamo detto all'inizio del video, orto, cioè enorme ragazzi, enorme. In primis, come dei bravi maiali, abbiamo preso 2 pizze differenti per assaggiarle. Partiamo con quella con il tonno.
Manuel, che hai combinato? Non c'è trucco, non c'è inganno. L'idea di togliere il tonno in scatola e mettere il tonno fresco è no vincente, ma poi anche la cipolla rossa sa. Ottima intuizione per Manuel. Adesso assaggio anche io. No. La prima pizza quasi andata. Eccola qua. Dedichiamo questo momento di puro godimento a Valentino, che ci ha indicato questo posto e ci ha offerto questo meraviglioso pranzo. Ci ha regalato un momento delizioso. Mentre parlo con la camera sento il sapore che sale da questa pizza, qualità ottima come ha detto Sara, impasto spettacolare, non sto esagerando. Vi conoscete, non esagero mai, andate dove volete, ovviamente qua non è fare pubblicità a nessuno, però per noi è tuttora quasi commovente. Vabbè, vado a mangiare. Grazie ancora, grazie Valentino. Andiamo con la capricciosa. Wow. Senza parole, sin palabras. Nonostante al viso si vede la difficoltà nel digerire tutto per la quantità, non per la qualità, per la quantità, però voglio fare come si faceva una volta, sai, quando si andava ai pranzi della domenica e si mangiava il doppio di quello che si riusciva a mangiare. Abbiamo preso questo tiramisù, che a vederlo, guardate la mia mano, sì, enorme. Tiramisù classico, perché c'era anche in versione con amaretto, un liquor italiano era indicato, e un espresso. Questa volta è un espresso vero. Mamma mia! Manuel, prima di andarsene per andare a prendere suo figlio all'asilo, ci ha detto: fate il pieno ragazzi, perché poi vi aspetta un altro giro in cui dovrete fare a meno di questo. Sono consapevole, per un italiano è un pezzecore, quindi fate il pieno e ripartite di slancio. È quello che stiamo facendo. Sì, perché domani si riparte, lasciamo Santiago, si ritorna in Argentina, andremo verso l'Argentina del Nord. Dobbiamo fare attenzione ai visti, dobbiamo fare attenzione al permesso di importazione della moto, ormai lo sapete bene, ma ci farò un video dedicato anche su questo. Comunque sarà molto duro trovare nel nord dell'Argentina un ristorante italiano di questo livello, quindi pieno, fatto, forse fino all'orlo, anche qualcosina in più. Vamos! Ma che cosa abbiamo in Italia? Cioè, ogni piatto è patrimonio dell'UNESCO in Italia. Ciao caro. Ciao! Siamo sempre un po' presi come i giullari della situazione, da italiani, un po' perché anche Manuel è trattato così, ce l'ha detto. Dagli italiani qua si aspettano questo, che tu faccia un po', tra virgolette, il pagliaccio, nel senso che li faccia divertire a tavola, li faccia divertire con tutta la tua cultura. E Francesco a tavola, diciamo che dà buone soddisfazioni e fa divertire. La vuoi tu la fragola, pure mangio io. E vedi un po'. Mangio io, dai. Gordo e ingordo. La parola giusta è maiale, non ci dobbiamo vergognare. Sono un serdo, sudamericano, italiano, da tutto. Sei un serdo gordo e ingordo. Allora, al primo posto c'è una cosa e lì non si può transigere, su quella cosa sta al primo posto. Come Vai secondo avanti. posto c'è il cibo, lo sapete benissimo. Sono una persona semplice, mi bastano queste due cose, ci mettiamo anche la moto di mezzo, questa vita che facciamo, per carità, c'è di tutto, però la scaletta è questa, non si transige. Ragazzi, questa è la situazione. Nada. Io ora, se riesco ad alzarmi, non so se ho bisogno di un parango o qualcosa per tirarmi su, ma torniamo a prendere la metropolitana. Prima una passeggiata per Santiago. Già sta scendendo il sole, perché una chiacchiera all'altra sono arrivate alle 5 di pomeriggio. Anche perché fervono i preparativi, se non abbiamo capito male, per una festa di compleanno di uno dei migliori amici di Manuel, italiano, che la farà qui a Santiago proprio stasera per i suoi 40 anni. Tra tutto il mondo ha scelto Santiago, il suo locale. No, los invité por Valentino. No, por parte de Valentino.
Perfetto, grazie per todo. Grazie. Mucho gusto. Ora per fare proprio i bravi ragazzi bisognerebbe tornare a piedi, sono circa 8 km, 1 ora e 45 minuti, ne facciamo un pezzettino. O forse anche tutto, vediamo. Che moglie intrepida, avventuriera. Intrepida perché con tutta quella quantità di tiramisù in corpo. Secondo me posso anche attraversare l'Atlantico a nuoto. Arrivati sotto al Costa Nera, il grattacielo più alto di tutto il Sud America. Saliamo? No, anche no, lo guardiamo da qua. 5 km fatti, ma prima di salutarvi, dato che ci chiedete sempre di parlarvi della storia, alcune curiosità. Come per tutto il Sud America sappiamo che anche la storia di Santiago è una storia considerabile molto recente. I Mapuche la fecero da padrone per circa un millennio. Arrivò l'impero Inca, qualche anno prima addirittura di quando arrivarono los conquistadores spagnoli, con Pedro de Valdivia, 12 febbraio 1541. È l'anno in cui si fa risalire la fondazione della città di Santiago, chiamata proprio da Pedro de Valdivia Santiago della Nueva Extremadura, perché veniva paragonata a Santiago de Compostela, cioè l'ultima terra conosciuta dall'uomo prima di un oceano o di un mare infinito. L'indipendenza di Santiago si fa risalire al 1810, l'ultima battaglia e quindi la firma dell'indipendenza come colonia spagnola venne fatta nel 1818. La diretta ragazzi, la diretta. Aspetta. Nonostante le incursioni dei Mapuche che non mollavano, nonostante le inondazioni e nonostante anche i terremoti che continuano a verificarsi in questa terra, Santiago crebbe enormemente. Arrivarono qui anche contadini impoveriti, tanto che le classi più abbienti si spostarono nella zona nord-est della città e fondarono i quartieri tuttora ancora più ricchi. La storia più moderna si fa risalire al 1973, anno in cui venne deposto il presidente dell'allora Repubblica Cilena, Salvador Allende, e subentrò una dittatura militare con Augusto Pinochet. È una storia molto controversa, cui si fanno risalire anche momenti molto bui che purtroppo si sono verificati in altri stati del Sud America. Nonostante questo, il potere del militare Pinochet durò fino al 1990 e oltre, perché fu dietro ad alte figure che poi si successero in quegli anni. Arriviamo ai giorni nostri, dove nonostante varie proteste 2014, 2018-19 molto recenti, in cui i più giovani sono insorti per un semplice aumento del biglietto della metropolitana di circa 3 centesimi. Manuel ci raccontava, hanno seminato il caos nella città di Santiago, incendiando moltissimi negozi e prendendosela con tantissimi impresari, cioè tantissimi imprenditori. Nonostante tutto, ancora oggi la città di Santiago viene considerata la più sicura, la capitale più sicura di tutto il Sud America. Dopo questa pequeña lezione di storia, che dire, proviamo a portare sul canale un po' di comida, un po' di cultura, eccetera eccetera. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e noi domani si riparte direzione San Felipe de los Andes o forse addirittura Argentina. Ancora non lo sappiamo, lo scopriremo insieme. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!